C'è un lievissimo tema di claustrofobia della tenda di David Gnomo. Io devo dormire in 26 centimetri quadrati. Signori, buongiorno. Oggi è il giorno -1, quello prima dell'inizio del cammino degli dei. Allora, ci troviamo a Bologna. Apro subito una parentesi. Amici di Bologna, ma voi, alla stazione di Bologna, riuscite a districarvi? Secondo me c'è gente che da quando è diventata sotterranea è ancora lì dentro che si è persa. Pensate, questo viaggio è appena iniziato, io già mi lamento, pensate. Tappa numero 1, ostello. Siamo giunti al nostro ostello bolognese. Check-in situation. Ed ecco la nostra stanzettina della prima notte a Bologna. Non ti abituare troppo bene perché le prossime notte o sono in tenda o sono in camerata, Check-in fatto. Ah, Bologna, Bologna, quanti ricordi. Tra l'altro siamo vestiti che sembra che andiamo a farci le canne in Piazza Verdi. In realtà no, ragazzi, è il cammino degli dei che prevede questo dress code. Pane per domani, comprato. Ma lei viene con noi domani mattina? La parte migliore di questo viaggio è stasera, perché siamo a cena a Bologna, ragazzi. Godetevi queste clip perché saranno le uniche relative a cibo veramente di livello. Me la godo finché posso perché da domani sarà un inferno. Credo che Franci potrebbe commettere dei reati in cambio di crescentine. Se vuoi ti dico che gusto hanno, sia i tuoi che i miei. Prima i tuoi. Interno liquido di crema di parmigiano. La tua ingordigia ti ha punito. Sono pazzeschi, ragazzi. Grave errore portare il parmigiano a uno come me. Potrei anche pensare di mettere direttamente i tortellini qua dentro, forse facciamo prima. Buongiornissimo. Buongiornissimo. Benvenuti al primo giorno ufficiale di Via degli Dei. Una fantastica fetta di pane di dubbia morbidezza, un pangocciole, confezione singola, un pezzo di torta, un bicchierino di marmellata, cubetto di burro, porzione singola di Nutella. In generale devo dire che questo primo ostello è molto carino. Siamo ufficialmente partiti. In una Bologna deserta, fa ancora buio. In teoria si parte in modo ufficiale quando si arriva in Piazza Maggiore. Ah, quindi col cacchio che siamo partiti. Allora, diciamo che stiamo ufficialmente andando al punto di partenza. San Petronio e Piazza Maggiore, che sembrano quasi photoshoppate, direi. Per forza, su E6. Franci, possiamo dire che parte da qui il nostro cammino? Vai, Forza Italia, Forza Azzurri, partiti! È una citazione, l'ha detto qualcuno, dice qualcuno così di solito? Quello del calcio. Andiamo. All I want in this whole life, a little red house in a country wife, a picnic table out on the lawn, a couple of kids and a couple of dogs. Siamo arrivati a Porta Saragozza? Amici di Bologna, ma quanti portici avete? E non sono finiti perché adesso ce li spariamo su fino a San Luca. Work all day to 5:30, a chain link fence and a gravel drive, the wind chime ringing on my front porch, a brand new carpet on every floor. Allora, ma io non potevo nella vita continuare a lavorare in banca, proprio il canale YouTube dovevo aprire e soprattutto con lei che mi fa far ste robe. Quantomeno ragazzi, da qua, se volete, potete individuare un stadio. Signore e signori, il Dallara. Sono rimasta indietro perché faccio le riprese di Giano, non perché vado lenta. Secondo, raga, è bellissimo. Vale tutta la fatica che devi fare per arrivare fino su. Scendiamo e lo rifacciamo da capo? No. 130 km. Si vola. Questa più o meno è la lunghezza della Via degli Dei. Noi proviamo a farla in 5 giorni. Dovrebbe essere più o meno lo standard. Ma se non ce la faremo diremo che lo standard è 6. Oppure li facciamo in pullman. Già solo per andare a San Luca è piuttosto impegnativa. And a rope swing tied around a limb of a tall oak tree. It don't sound like much, but it sure is heaven to me. E fino a San Luca tutto bene. Qui raga bisogna anche fare attenzione a non sbagliare strada, visto anche i chili che avete sulle spalle. Allora, siamo giunti più o meno a metà strada, no Franci, possiamo dire? Siamo, non lo so dove siamo ragazzi, siamo in mezzo al nulla. Abbiamo fatto più o meno 12 km. Devo dire la prima tappa abbastanza easy. I cacchi arrivano nei prossimi giorni. Vero Franci? Franci fa finta di niente ma lo sa benissimo. Hai rotto gli occhiali? Questo potrebbe essere un problema.
Rip occhiali da sole di Franci. Comunque è fondamentale, cosa buona e giusta, di tanto in tanto fare anche una pausetta, anche perché ho come la sensazione che abbiamo caricato un po' troppo peso sugli zaini. Magari poi in questi giorni faremo un approfondimento quante cose potevamo lasciare a casa che invece ci siamo portati dietro. A big bathtub in my bedroom, microwave, dishwasher too. The folks say hi when they pass on the street. A clean pair of socks every day of the week. A big soft chair for when I'm old. Tackle box and a fishing pole. I don't care about the fortune or fame. I just don't wanna know my mailman's name. Questo tratto molto molto bello. Speriamo che duri il più a lungo possibile. Spoiler, non durerà. Raga, pausa panino. È da ieri che me la sognavo. Ci siamo comprati un po' di panini a mortazza e mi sembra doveroso, visto che c'è un tavolo, Onorarli. Focaccia. direi che è tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Credo si possa annoverare come il momento migliore della giornata, senza ombra di dubbio, pur non sapendo cosa verrà dopo. Panozzo numero 1 andato, era giusto l'aperitivo delle 11. Ci vediamo al panozzo numero 2. Diario di bordo, sono disintegrato ragazzi. Abbiamo percorso, mo ve lo faccio vedere perché sennò non ci credete, la bellezza di 23 km e mezzo quasi. Sono 7 ore che siamo in giro come due stronzi. La prima tappa dovrebbe essere tipo, Franci continua a sostenere 24 km, secondo me la prima tappa sono almeno 30. Comunque ho male in tutti i punti del corpo, anche a muscoli che non pensavo di avere onestamente, e siccome ci siamo fatti solo un panino, ma ieri ne abbiamo comprati 3 a Bologna, Direi che è il momento del secondo panino. eh sì, io credo che se non do un morso a qualcosa non posso continuare questo fantastico percorso. Ci terrei comunque a lamentarmi con l'organizzazione di questo stupendo percorso. In 30 km 2 tavoli potreste anche metterli, Con chi vi dobbiamo lamentarci di questa cosa? Con loro, è colpa loro in generale. Il pane di forno Brisa ci salverà. C'è un elicottero che vola, hai chiamato i soccorsi? Speriamo sia un Canadair che mi tiri una secchiata d'acqua, perché non so se si nota ragazzi, ma siamo seduti per terra sul ciglio della strada. Ti farò il panino della vita. Con questo crudo di Parma dal ciglio della strada. Caricaci. Ecco qua. Me ne risulterebbe ancora una. Ce ne sono ancora 2. Ah, ok. Beh, sei stata molto honest, potevi ciulartela. Lo chiameremo ricordo di crudo a bordo strada. Fai un po' pace col mondo. Finito questo faccio autostop. Il pairing di questo percorso al crudo, freschezza di borraccia 2023. E qui scatta la classica frase: quando hai sete non c'è niente di meglio dell'acqua, soprattutto se hai solo quella. Abbiamo deciso di farci anche il panino numero 3. Abbiamo ufficialmente esaurito le nostre scorte di cibo. Così ora pesiamo di meno. At Christmas time, gonna leave him a gingerbread cookie. It don't sound like much, but it sure is heaven to me. Ti piace la natura, Gianni? Finché così sì, asfalto, strada piana. Non finisce più. Il primo giorno, tecnicamente, dovrebbe essere quello più facile. Bene, ma non benissimo. Fine della prima tappa. Adesso se loro sono d'accordo entriamo. Le ultime forze in mio possesso ho suonato il campanello. Siamo arrivati per primi, che la signora, siamo entrati e ci ha detto: ma ragazzi, ma il check-in qua è tra 2 ore, cosa ci fate qua alle 3? Io e tutti voi sappiamo già qual è la risposta, vero? Non è il caso di dirla. Io preferisco essere previdente e partire al giusto orario, cioè alle 6 di mattina. Dai Gianni, che poi ti voglio portare al Montadone. No, io monto la tenda e mi ci chiudo dentro. Scatta la situazione tenda. Inventeranno prima o poi quella che tiri e si monta da sola. Sì, l'abbiamo anche comprata già. Quella che la lanci in aria e dentro è anche arredata. Giano fa finta di dover sistemare la macchina fotografica e praticamente io monterò la tenda da sola. Ce l'ho fatta. Tenda montata, è stata un gioco da ragazzi. Non l'abbiamo picchettata, ma io ci metto gli zaini dentro, mica vola via. Vai Franci, con le tue manine possenti. Va che ingresso che ho fatto, va che ingressino. Vieni ragazzi che mettiamo in vendita. Lo dico così su YouTube? Sì.
Se qualcuno volesse la vecchia tenda, se qualcuno ambisse alla tenda di Giano e Franci della vacanza in Abruzzo, è un cimelio, ragazzi. Anzi, facciamo un'asta, chi offre di più per la tenda di Giano e Franci dell'Abruzzo? In caso non l'abbiate vista, vi mando uno spezzone, un video che ha fatto 1 miliardo di views. Complimenti per l'ottimo acquisto. Montare il treppiede modulare. Aspetta, no, aspetta. Vai. 2, 3. Sole andrà là. Che cazzo ne sai dove fa a caso il sole farà così? Ah, ma chi sono? Tenda montata, ma Il quesito è il seguente. Si va a fare ancora 1 ora e mezza di cammino e si visita il Monte Adone e lo si fa senza zaini, che fa tutta la differenza del mondo? Oppure, visto che siamo massacrati, la chiudiamo qui per oggi, ma poi domani mattina ci tocca fare il Monte Adone con gli zaini? Ha vinto la prima soluzione. Mi vedete entusiasta? Perché se non lo sembro è un problema vostro, mi hanno detto che in cima è possibile trovare delle pizze. Io pensavo in cima è pieno di fieno. Every now and then go on a vacation, big radio and a country station, hot dog grill in the noonday sun, drink a little beer, boy, have a little fun. Per intenderci, dobbiamo arrivare lassù, quella punta lassù. Torniamo indietro? No. Sì, adesso che ho premuto rec, guarda come scatta. Un secondo fa stava strisciando, bella fresca. Sei ancora inquadrata però, E anche il Monte Adone? Check. O è un fotomontaggio? Raga, è tutto finto, è tutto un green screen. Siamo nel nostro soggiorno. E poi ragazzi, quando arrivate qua in cima va fatta la dedica. Qua vi serve una Franci d'ordinanza, Ma io scriverei anche iscrivetevi al canale, accendete la campanella. Vuoi mettere anche il link di NordVPN? Bruschettina ragazzi, nel frattempo è arrivato il momento della cena. Questi 30 km mi hanno creato un certo appetito. 8 kg di aglio. Sì, ma va bene così. Che fai, una gramigna alla salsiccia non la prendi? Salamina di cioccolato. Sono felice. Ma che tecnico delle luci che sono dentro la tenda. Con dei mezzi di fortuna dalla nostra super tenda. Con i lupi che ci sbraneranno probabilmente stanotte. Volevo solo far vedere un attimo la situazione della tenda. C'è un lievissimo tema di claustrofobia della tenda di David Gnomo. Io devo dormire in 26 cm quadrati. Ci vediamo domani mattina. Io e te? Sì, Io e te? Credo di sì. Buonanotte. Bella raga. Buongiornissimo. Buongiorno. Ti devo dire una cosa. Bella o brutta? Ho appena pestato la cacca di Vasco. No. Lui è Vasco. In questo posto vivono 2 cani che però cagano in giardino dove ci sono le tende fondamentalmente. Bene, a tratti non benissimo. Dobbiamo smontare tutto. Io appallottolerei tutta la tenda con tutto dentro. Tutto bene? Sto cercando di evitare le cacche di Vasco. C'è un casino di roba. Una ricca colazione. Tu sei quello che stanotte non mi ha fatto dormire o sbaglio? Non mi sbaglio. Ce l'hai un po' la coda di paglia, Va bene ragazzi, si parte. Seconda tappa. Oggi dobbiamo fare quanti chilometri, Franci? Non lo so, ma ho appena guardato le ore che diceva di cammino. Diceva Quante? troppe. Diceva 9 ore e 50. Noi oggi ci schippiamo alla grande il Monte Adone già fatto ieri. Cercando di non perderci. Si accettano scommesse ragazzi. Yellow flowers and green, green grass, riding more that's built to last. A big beer stored on every clothes, slip and slide and a garden road. Noi ci troviamo più o meno qui. Siamo partiti da? Più o meno qui dove c'è il Monte Adone. Siamo qua, dobbiamo fare fino a Madonna dei Fornelli. Momento caramellina. Abbiamo scoperto, grazie all'ottima Franci, che Decathlon vende queste caramelline pazzesche. Avete presente le, come si chiamano? Le gelatine. Sì, le gelatine, quelle con lo zucchero sopra. Sì. Però grandi così. Sono una bomba, ragazzi. Sono buonissime. È una sponsorizzata già, no? Purtroppo non è una sponsorizzata. Decathlon non ci paga nemmeno in caramelle, cioè l'avrei comunque accettato. Voi avete i vostri 10 cm di gelatina zuccherata, in questo caso all'arancia. Da condividere però, Francia è molto fiera del suo acquisto. Cioè della serie, ma voi da Decathlon cosa comprate? Tipo i tapirulan, i pesi, le corde per fare... No, le caramelle. Ora Giano farà una ripresa di me che cammino in modo bucolico per farvi illudere che la vita è una roba meravigliosa e che questo trekking è facile soprattutto.
Che poi, se fosse tutto così, no, d'asfalto, vabbè che gusto c'è direte voi. No, invece c'è un certo gusto, io mi faccio anche 3 tappe insieme. E allora vai a camminare in centro a Milano e risolvi tutto. E no, è perché la sfida di arrivare da Bologna a Firenze, La no? sfida dell'uomo moderno. Esatto. Ah, la tauromachia! Ah, mi stai facendo la foto? Sì, Ma non a me, vero? Ti prego. all'impiattamento. all'impiattamento. Siamo giunti alla ridente Monzuno, dove ci apprestiamo a una pausetta pranzo, sempre a base di panini, ragazzi, preparatevi perché saranno 5 giorni di panini, Panozzo gigante, salame e scamorzina. Meno male che ci ho messo dentro il formaggio, che lo rende morbidino. Siamo a Monzuno Siamo arrivati a Monzuno per la pausa pranzo. per la pausa pranzo. Se fai il giro, Se fai il giro, ti faccio vedere un po'. ti faccio vedere una cosa. Noi siamo qui in questo momento Eh? e ci aspettano tutti questi smadonnamenti qua, questi qua, anche questi perché scendere così non sarà per niente simpatico, neanche risalire e neanche riscendere. Bene. Anzi, male, a tratti malissimo. Odio gli hyperlapse di Giano, perché me li vuole fare sempre in salita e quindi io, per tipo un quarto d'ora, non posso neanche prendermi 5 secondi di pausa, se no gli rovino l'hyperlapse. All my buddies and their wives have a big barbecue on the 4th of July and a cheap guitar so I can play a little melody. It don't sound like much, but sure is happening. Zio, vai proprio sereno. Ore 14, riposino su un tronco in mezzo al niente. Da qualche parte sopra Monzuno. Oggi il percorso è tutto in salita. Allora Franci, se si sente il fruscio del vento non ti incazzare, non ho l'antivento. Dobbiamo tra l'altro arrivare per le 19 dove andiamo a dormire stasera perché ci hanno tassativamente detto che se arrivi alle 19.01 non ti danno da mangiare. Si riparte. Tutto bene? Serve qualcosa? Un succhino? Un tapirulan, uno ski lift, un enjoy. Guarda se ce ne sono parcheggiati in zona. Tipo, questo qua è un pezzo dove smadonni. Troppa salita ragazzi, troppa. Pausettina su una delle rarissime panchine che ogni tanto ci sono. Come va? Il problema è che stiamo facendo una pausa ogni 10 minuti di 10 minuti. Hai fretta, devi andare a una festa. Ieri mi hai fatto arrivare a destinazione alle 3:30, quindi oggi me la prendo con calma. Voglio fare 32 pause e faccio 32 pause. Nel frattempo beccatevi questo POV. Pensate che questo cammino c'è anche gente che se lo spara in mountain bike e c'è anche gente, ci hanno detto, che se lo spara di corsa. Quindi noi non siamo nessuno. Allora non si capisce ma dovrebbe esserci scritto Madonna dei Fornelli. Siamo arrivati ragazzi. Oggi un po' meno faticoso di ieri. Domani chissà. Stasera stanza sacco pelisti, siamo i primi ad essere arrivati e quindi ci siamo scelti i letti vicino alle prese di corrente. Ta-dan! Detto che non si dorme nel letto, si dorme nel sacco a pelo sul letto. Ma va benissimo ragazzi. Non so come siano questi ravioli e ragù, ma so che me li sono meritati. Franci, che agilità! Avrai mica dei problemi di deambulazione. Stanotte siamo situati in questa camerata dormitorio che va tutto bene se non fosse... Fa un freddo. Adesso cerchiamo di capire se ci accendono la stufa. Detto questo, la via degli dei non è finita. Franci, per te la via degli dei non finisce qui. Purtroppo, avresti voluto, ma purtroppo continuerà. Ci si vede domenica? No, it don't sound like much,